Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Narquiz e ben ritrovati in un nuovo video tutorial. Oggi affronteremo la differenza tra parametri di tipo e parametri di tipo istanza, per cui a tutti coloro i quali hanno sempre avuto dei dubbi su quale tipo di parametro modificare all'interno del progetto, restate sintonizzati fino alla fine e vi sarà tutto molto più chiaro. Prima di iniziare però vi chiedo come al solito di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e di attivare la campanellina per essere aggiornati sui nuovi contenuti. La prima cosa che andrò a fare sarà recarmi ovviamente in Revit e sotto la voce modelli ad aprire un nuovo file di progetto, scegliendo tra i modelli, file di modello, modello architettonico, è indifferente. Vado poi a modellare un elemento a caso, per l'esempio specifico andrò a scegliere un muro generico di base. La prima cosa che vi occorre sapere per differenziare i parametri di tipo e i parametri di tipo istanza è che i parametri di tipo sono sempre da trovare, si trovano nella scheda modifica del tipo. Quindi se volete cambiare un parametro di tipo dovete selezionare l'elemento che volete modificare e recarvi nella scheda di modifica del tipo. Qui troverete soltanto parametri di tipo. Mentre i parametri di tipo istanza, vado a chiudere la scheda di modifica del tipo, si trovano nella scheda delle proprietà. Questa è la primissima distinzione che dovete tenere a mente. Adesso voi mi direte, Narkwitz, ma se non dovessi selezionare il muro, quindi premere ESC una volta, la finestra delle proprietà, vedete il muro in questo caso non è selezionato, la finestra delle proprietà mi mostra in ogni caso dei parametri. Esatto, questi sono i parametri di tipo istanza dell'elemento attivo che in questo caso è la mia vista del piano terra. Vedete la finestra delle proprietà in questo caso mi mostra i parametri istanza, qui sono parametri istanza della vista attiva che in questo caso è la vista pianta del pavimento 0 piano terra. Benissimo, a questo punto quello che andrò a fare sarà copiare il mio muro un paio di volte fino ad ottenere 3 istanze all'interno del mio progetto e vado a cambiare la vista spostandomi in una vista 3D. I 3 esemplari modellati all'interno dello spazio di modellazione del progetto sono 3 esemplari che fanno riferimento allo stesso tipo, in questo caso generico 30 cm. Se mi reco nella scheda di modifica del tipo e alla voce struttura modifica vado a modificare la struttura, quindi lo spessore del muro, portandolo a 0.7, quindi 70 cm, vado a confermare l'operazione e ad applicarla, vedete tutti e 3 gli esemplari che fanno riferimento allo stesso tipo hanno modificato il proprio spessore. Questo perché ragazzi i parametri di tipo influenzano tutti gli esemplari che fanno riferimento a quel tipo. In questo caso io ho 3 muri, tutti e 3 del tipo muro di base generico 30 cm. In caso contrario, se dovessi semplicemente selezionare un esemplare, quindi supponiamo di selezionare il muro di sinistra e cambiarne per esempio il vincolo della parte superiore, lo porterò, ok, mi serve un livello numero 2, quindi vado velocemente in vista di pianta, creo una sezione per poter poi creare un livello. Quindi vado a vista, in sezione, mi reco nella scheda architettura, riferimento, livello e creo un livello numero 2. A questo punto ritorno in vista 3D, seleziono nuovamente il muro e lo porto a livello 2, il vincolo parte superiore. Vedete che trattandosi vincolo parte superiore di un parametro di tipo istanza, ha un'influenza soltanto sull'esemplare che ho selezionato e del quale ho cambiato il parametro. Vedete ragazzi, allora adesso porterò il vincolo di base del muro centrale al livello -1. Anche in questo caso riesco a influenzare in maniera del tutto indipendente il muro rispetto agli altri due, cioè quello di sinistra e quello di destra. Questo perché anche il vincolo di base è un parametro del tipo istanza. Beh ragazzi, quali vantaggi hanno quindi i parametri di tipo rispetto a quelli di tipo istanza e viceversa? Quando usare gli uni, quando usare gli altri? Per cambiamenti rapidi ed uniformi è chiaro che modificando un valore per quanto riguarda parametri di tipo tutti gli oggetti dello stesso tipo si aggiornano, quindi
Questi sono perfetti per proprietà condivise tra i molti elementi del progetto, ad esempio dimensioni standard di porte o finestre, riduce il numero di tipi duplicati, quindi meno tipi, migliore performance del software, e sono ideali per le schedulazioni uniformi, quindi per elencare tutti gli elementi con lo stesso attributo magari in una colonna. Quando invece sono utili i parametri di tipo istanza? Bene, i parametri di tipo istanza danno un grande sostegno quando ogni esemplare deve essere diverso dall'altro, quindi offrono una maggiore flessibilità individuale, per esempio finitura, numeri seriali, e sono molto indicati nella realizzazione di famiglie nidificate, scusate, e o personalizzabili, nel caso per esempio di larghezza armadio, numero di ante, materiale dell'armadio, eccetera, eccetera, eccetera. Bene ragazzi, anche con questo video tutorial siamo giunti al termine, spero vi sia piaciuto. Nel caso in cui fosse così vi prego di lasciare un like qui sotto, mi aiuterebbe tantissimo l'algoritmo di YouTube, e vi prego di scrivermi nei commenti nel caso in cui abbiate delle domande sul tema. Noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!